amici Story Hunters, ciao, oggi siamo a Belice, all'estremo occidente del continente, in questa magnifica spiaggia in compagnia di Massimo. Ciao ragazzi! Massimo, dove siamo? Cos'è questo posto? Allora, qui siamo a Sagres, la praia di Belice, dove ora in inverno ci sono delle gran belle onde, come potete vedere. Oggi è un giorno molto buono per fare il surf. E quindi questo è uno dei luoghi che tu hai scelto di frequentare quotidianamente, perché ti sei trasferito qui 6 anni fa. Sì. Ok? Da dove vieni? Allora, io vengo da Viareggio, sono nativo di lì e ho girato un po' in Europa più che altro, dove ho abitato tra le isole Canarie e dopo anni alle Canarie mi sono trasferito per motivi di lavoro e amore a Stoccolma, in Svezia, dove ho fatto 4 anni prima di venire qua definitivamente. A che età te ne sei andato dall'Italia? La prima partenza per vivere all'estero è stata a 23 anni. Avevo lavorato un po' in cantiere come carpentiere metallico e mi stancai di questa professione che era molto dura e decisi di farmi un inverno alle Canarie. E da lì poi ciclicamente me ne tornavo in Italia per fare la stagione e tornavo alle Canarie l'inverno per fare surf e lavoricchiare. Avevo trovato professioni come il PR, sai, quelli che Addirittura. buttano dentro le persone nei ristoranti. Ah, quelli che ti attendono sulla strada. Sì. Ma anche perché tu vieni da una località turistica. E io sì, ho lavorato stagionalmente in bar da spiaggia. Facevo quello per poi poter scapparmene l'inverno. E è così che poi sono rimasto all'estero a lungo termine, dopo anni. Dopo varie stagioni su e giù, ho deciso di rimanere. Qual è la ragione che ti ha spinto a cambiare, a muoverti dall'Italia e a viaggiare? In principio ero giovane e pensavo a fare il surf. Era il mio motivo principale di spostarmi, era questo, fare surf. E iniziai il mio primo viaggio fu Fuerteventura, dove già surficchiavo, comunque capii com'era l'oceano rispetto al mare e quindi da lì ho iniziato a viaggiare e il mio secondo viaggio fu proprio qui in Portogallo, a Sagres in parte. Sì, è un posto che avevo visitato ma non ci avevo neanche fatto caso. Poi dopo molti anni mi sono ritrovato a vivere qua. Ero sì, un po' annoiato da Viareggio, mi sentivo irrequieto e soprattutto il fatto delle onde sull'oceano mi hanno sempre spinto a viaggiare, anche se di volontà io non sarei stato un viaggiatore, però le onde mi trascinavano. L'onda. Cioè tu cercavi l'onda. E dove l'hai cercata quest'onda? Dove ti ha portato? Allora, l'onda mi ha portato in tanti posti. Inizialmente, come ti ho già detto, alle Isole Canarie. Ho fatto sia Tenerife che Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote. E poi ho visitato lo Sri Lanka nei miei viaggi, il Portogallo dove adesso abito, ero passato da qui per 3 settimane. E poi sono stato anche a Santo Domingo e Messico. Quindi la motrice di tutto è stata il surf. Sì, in principio è stato il surf. E poi il surf mi ha collegato anche alla fotografia, che era un mio hobby che ho sempre mantenuto durante gli anni. Nei miei viaggi scattavo foto così per amici e piano piano poi qui si è trasformato in un lavoro. Ho lavorato per
diverse scuole di surf qua quando sono arrivato e poi adesso sta diventando anche una professione a livello di moda, commerciale, editoriale. Quindi oggi il tuo sostentamento è la fotografia, Sì. e il surf è un bellissimo... Hobby. Per vivere col surf bisogna essere proprio bravi e insomma all'età che io ho cominciato era ancora la preistoria in Italia del surf, quindi non ho mai avuto possibilità di sviluppare le mie skills nel surf per farne un lavoro, ma comunque preferisco godermelo così. La fotografia è una cosa che hai cominciato a sviluppare in Italia? La fotografia venne con il mio primo viaggio a Tenerife. Comprai la mia prima camera proprio per il surf perché volevo fotografare i miei amici nelle onde e da lì io non ci pensavo a un lavoro con la fotografia, solo mi interessava fare questi scatti degli amici e anche me essere ripreso dai miei amici. Gli davo la mia camera così io mi vedevo e vedevo cosa facevo nelle onde e da lì questa cosa si è sviluppata fino a qua. Anche perché chi come te si muove e ama muoversi e anche cambiare paese deve chiaramente sempre fare i conti con le possibilità di sostenersi economicamente, no? Quindi è qui che tu hai girato la tua passione in una professione. Certo, io non ci ho riflettuto su questa cosa qui, è casualmente capitata quando arrivai qua in Algarve. Io venivo da Stoccolma dove guadagnavo abbastanza bene e qui il lavoro normale che si trova è da barista o cameriere così e a me non mi andava di fare questa cosa e mi misi così in spiaggia a scattare come sempre e casualmente qualcuno mi propose di comprare queste foto. Certo. Io dissi di sì e questa cosa poi si è trasformata perché dissi però se è capitato oggi magari domani torno in spiaggia e posso rivendere le foto. Quindi provai così, che è molto difficile col turista, cioè one to one, uno a uno. Allora mi proposi a una scuola di surf. Bella idea, bravo. Dove subito mi dissero sì, c'è bisogno di un fotografo, noi potremmo usare le foto per i social media e te ci dai quello e puoi fare il fotografo per la nostra scuola. È venuta così un'ispirazione improvvisa dal niente. Io non ci avevo proprio mai pensato di poter monetizzare un hobby come la fotografia. Le mie collaborazioni sono diventate anche piccole pubblicità a livello di cartellonistica o nei negozi, così. Sempre legati all'onda. Sempre legata all'onda. Oppure fai anche qualcos'altro oggi con la macchina? Sì, poi la cosa si è sviluppata e ho conosciuto recentemente, prima del secondo Covid, una ragazza che venne qua per ragioni turistiche e lei lavorava nel mondo della moda e praticamente annoiati dal lockdown abbiamo proposto a qualche brand di fare scatti in Algarve per scarpe, vestiti e i marchi hanno accettato e la cosa poi si è trasformata in un lavoro di fotografo, insomma molto più di quello che mi sarei mai aspettato nella mia carriera. È una cosa che ancora si sta avviando, però sta funzionando, diciamo. Ora è un anno che siamo insieme, abbiamo già fatto dei servizi abbastanza interessanti. Vabbè, non mi metto a far nomi, comunque. Mi viene da dire che quando uno si mette nel proprio cammino, le soluzioni poi si trovano lungo la strada, no? In un certo qual modo le intercetti, ti vengono incontro. Raccontaci un po' il tuo Algarve. Allora, sicuramente l'Algarve per me l'Algarve è Sagres, soprattutto. No, sono un amante di questo posto, di questo piccolo paradiso, triangolo. Poi il resto dell'Algarve è molto turistico e quindi io resto qua e lo amo per i suoi cliff, le sue baie, le sue onde, scogliere e è un posto dove si vive molto bene, un po' isolati, il vento è molto prepotente nelle tue giornate, nelle tue nottate, sì, è presente e prepotente. E io da persona non surfista non saprei come
abitare a Sagres, nel senso, le mie giornate vengono intrattenute soprattutto dalle onde e dal fare foto delle onde. Mentre se non facessi surf, credo che in questo posto un po' mi annoierei, nonostante la bellezza delle grandissime passeggiate, però poi a lungo andare credo lo troverei stancante per il vento, mentre le onde mi tengono qua. Ma che tipo di turismo vedi in giro? Che tipo di expats vedi? Tutti legati alle cose che piacciono a te? Allora, qui proprio a Sagres c'è moltissimo turismo sia dalla Germania che dall'Olanda che l'Italia, e anche norvegese, insomma un po' da fuori Europa, non moltissimo, però tutto qui a Sagres legato al surf, moltissimo. Grazie alle surf school, le scuole di surf, vengono tutti qua, in estate abbiamo, le spiagge sono affollatissime, abbiamo ogni scuola 40-50 persone. Hai avuto mai momenti di ripensamento, di dire ma me ne torno a casa, cosa faccio qui, va tutto male? Ci sono stati momenti difficili? Per me assolutamente no, io proprio, anzi al contrario, avrei paura di dover tornare a casa. Cioè, io sto più volentieri diciamo non in giro qua a Sagres, ma anche per esempio ora quando ero alle Canarie mi ero già trovato un ambiente dove stavo meglio rispetto a Viareggio, sia perché la fotografia mi offre in questi posti più possibilità, e sia perché insomma sono posti sempre soleggiati, anche l'inverno è molto, adesso è febbraio, siamo in camicia, e per me io preferisco questo. Però adesso ti voglio provocare come molti nostri utenti, alcuni provocano gli intervistati, no? Uno dice ma l'Italia è così piena di posti bellissimi, anche di mare, anche di caldo, in Sicilia, no? Perché secondo te qualcuno preferisce stare lontano dal proprio paese e cercare qualcosa di diverso? Così. Se ci hai mai pensato. Non ci ho mai riflettuto su questa cosa. Io ho sempre avuto anche la passione per le lingue, conoscere persone diverse, nel senso non della mia cultura, che è una cosa che in certi sensi è molto, come dire, mi viene sempre l'inglese, scusate, exciting direi. Exciting. Cioè sì, conoscere nuove persone è eccitante, però la differenza culturale in certe occasioni è molto positiva, in certe altre negativa, perché cioè, connettere con le persone, magari un inglese non è lo stesso che con un italiano che hai mille cose in comune. Però io ho sempre avuto questo interesse di scoprire le nuove culture e mentalità di altre persone, e questo mi ha spinto poi a vivere all'estero più che in Italia. Tutta questa vita, se dovessi dire come ti ha cambiato? Questa vita mi ha cambiato moltissimo, pensando che ho iniziato che il mio sogno era lavorare in cantiere e fare gli yacht. Io volevo fare proprio la vernice degli yacht. Questo era il mio sogno quando andavo alle superiori. Già il mare, chiaramente, no? Sì. Però il viaggiare mi ha portato a questa vita che insomma apprezzo moltissimo rispetto a vedermi. Se io mi vedessi ora aver passato 20 anni in un cantiere navale, non credo che sarei contento e soddisfatto come sono ora della mia vita, che riesco comunque sempre a viaggiare e a mantenermi con la fotografia, che secondo me non è proprio un lavoro, sono qua e faccio quello che mi piace. Allora, altri dicono, tu hai 30 anni, no? Ma cioè, come vedi, no, il tuo futuro? Ma non puoi sempre fare il surfista. Chi è così nel mondo come te? Qual è la relazione con il futuro? C'è una preoccupazione? Come lo vivi te? Io 30 anni non ce l'ho già più, ora ne faccio 38 comunque. 38. Sei un uomo fatto ormai. Sì, sei diciamo un uomo di sì. Però io non sono mai stato una persona che si preoccupa molto del futuro. Non lo so come ci riesco, però per esperienze di vita personali, persone con cui sono stato a contatto, mi sento di non dovermi proprio preoccupare del futuro. Anzi,
avendo fatto la vita che ho fatto, vedo che mi sta portando in posti molto meglio di quello di cui avrei sperato, potevo sperare, e quindi per ora non mi preoccupo. Nella tua esperienza proprio di relazione, c'è una figura che poteva avere le tue stesse inclinazioni, ma che ha fatto scelte diverse e tu oggi lo riconosci costretto in una situazione che non è la sua? A volte anche lì è un fatto di scelte, no? C'è uno che parte e uno che resta, no? Io sì, ho diversi amici che parlavamo magari di partire insieme e sono rimasti a casa. Comunque nel mio vedere la loro vita li vedo contenti, comunque una vita differente, magari con una famiglia a casa. E poi quello che a me mi ha spinto più di tutti è stato un grande amico con cui lavoravo in questo settore dei cantieri navali, dove discutevamo sempre che io volevo andare via a surfare e lui era per il business un po' più concentrato. E non è una storia felice, comunque era il mio migliore amico e adesso non c'è più. E comunque negli ultimi anni, quando parlavamo e discutevamo ancora di questa cosa, mi disse Massimo, appena sto meglio vengo con te alle Canarie e facciamo surf. E questa cosa mi ha spinto sempre di più anche a non preoccuparmi del futuro. La nostra società è così preoccupata di avere successo, di avere guadagno, di avere soldi, no? La tua è una scelta diversa. La tua relazione con il denaro com'è? Allora, io diciamo, purtroppo il denaro serve, però ho sempre vissuto facendo quello che mi piace e ora mi sta portando anche a guadagnare più di quello che mi sarei aspettato dalla vita standard del viareggino medio, posso dire. Venendo qua, che ormai questa è la tua casa, tu ci vivi da 6 anni. Ma quest'anno 7 anni. È il 7° anno. Qual è stato l'impatto anche con le relazioni umane? Allora, qui ci sono molti expat, cioè persone che vengono dall'estero, a parte i portoghesi residenti locali. E io sin dall'inizio ho sempre fatto relazioni più facilmente con gli espatriati, che con la comunità locale è sempre stato un po' difficile. Qui a Sagres, poi in ambienti come Lisbona mi sono trovato anche più facilmente con portoghesi, però qui a Sagres devo dire che, essendo magari una comunità così piccola, le persone locali sono molto introverse, chiuse. Comunque col passare degli anni, ora sono 7 anni, conosco diciamo tutti, è un villaggetto e ci conosciamo. Quanti abitanti fa Sagres? Sagres ha solo 1500 abitanti registrati. Piccolina, no? Però ci sono molti espatriati non registrati o con i furgoni che vivono qua, e quindi fa una popolazione molto più grande di quella registrata. Allora, il rapporto con il denaro e con il successo non è determinante, no? È più importante il tempo. Il vivere bene. Direi, il vivere bene è la cosa più importante. E avere tempo per sé. Sì, io ho moltissimo tempo per me stesso e sono molto contento di questa cosa. Ti volevo chiedere, qual è oggi la tua relazione con le tue origini? Cioè, quando tu torni da dove vieni, no? Qual è la relazione che hai con chi è rimasto? Allora, io in famiglia mi trovo ancora benissimo, ho una madre di mentalità molto aperta e contenta che io viaggi, abbia scelto una vita diversa dagli altri, ma direi in generale con la mia famiglia mi trovo molto bene delle scelte che ho fatto. A livello di amici siamo ancora molto legati con tutti i miei amici, e condividiamo cene e chiacchierate insieme, però io mi sento molto, molto diverso da loro a livello di mentalità e visione della vita e visione dei problemi. Praticamente quando nelle nostre cene io condivido un po' le mie storie e avventure del viaggiatore, abbiamo un piccolo spazio diciamo per me,
Però poi a sedere in quel tavolo io divento il Massimo che ero e chiacchieriamo delle cose della vita locale, quindi la mia vita si richiude un pochino in quella dell'italiano viareggino che ero e io mi ambiento nel mio vecchio environment direi. E ti vengono mai a trovare qua i tuoi amici? Allora direi i miei più grandi amici non sono mai venuti e questa è una cosa che ancora non gliela perdono, ma credo che Allora, prima o poi verranno. Gliela chiediamo. Dovrebbero venire. Filippo, Michele, Corto, Michele. devono venire tutti. Allora Massimo, sentendoti parlare, potremmo dire quindi che questo che abbiamo qui attorno è il tuo più grande amore? Il mio più grande amore è il mio figliolo, che si chiama Chianu. Chianu, che bel nome. Chianu, che nome è Chianu? Chianu è un nome hawaiano, significa sea breeze, brezza marina. È stato scelto dalla mamma e ci siamo subito trovati d'accordo con questo Bellissimo, nome. bellissimo. Allora, Chianu. Chianu, sì. Allora, salutiamo Chianu. Salutiamo Chianu. Ciao, Chianu. E quindi dopo Chianu però arrivano il mare, le onde e la fotografia. Certo, questa è la mia passione. Se uno batte dentro la tua stessa vita e ha qualche tentennamento, tu che consiglio daresti anche per spronarlo? Io direi prova a partire e vedi quello che succede. Al massimo, se va male, sicuramente hai imparato qualcosa di nuovo da questa esperienza. E come tutti, nel senso, a tornare indietro siamo sempre in tempo. Mentre andare avanti magari fa paura, però poi una volta che ci troviamo in situazioni nuove non sai mai cosa ti può capitare e potrebbe dare veramente un cambio alla tua vita che non ti saresti mai immaginato. Quindi io dico provate a partire se volete partire e poi vedete come va. A tornare a casa siete sempre in tempo. Ok, allora da questa bellissima spiaggia di Beliscia, a occidente del Portogallo, Algarve, ringraziamo Massimo, simpaticissimo, bravissimo fotografo. Un saluto a tutti gli amici di Story Hunter e anche alla mamma ovviamente. Perché la mamma? È sempre la mamma per un italiano.